L'argomento di oggi è complesso da analizzare, cercherò di raccontarlo nella maniera più semplice che posso. Ti garantisco però che la puntata merita 10 minuti della tua attenzione. Oggi niente sigla e andiamo dritti al sodo. Iniziamo subito con una distinzione importante. C'è differenza tra digiuno e restrizione calorica? Ovviamente sì, anche se spesso vengono confusi. Si definisce digiuno quando il corpo passa dall'attingere dalle riserve di glicogeno al produrre nuovo glucosio e rappresenta l'astinenza completa dal cibo per diverso tempo. Il glicogeno è la riserva di energia che il nostro corpo immagazzina a livello muscolare ed epatico. La restrizione calorica riguarda invece una diminuzione di calorie assunte, pur senza ridurre la finestra temporale in cui ci si può alimentare. Analizziamo brevemente quest'ultima prima di passare a parlare di digiuno. Una riduzione calorica del 10-15% è certamente salutare, specialmente per chi si alimenta eccessivamente, come noi abitanti del mondo occidentale. Se praticata correttamente, genera svariati benefici. Abbiamo in primis una riduzione delle infiammazioni, ma anche un miglioramento della sensibilità all'insulina, entrambi precursori dell'invecchiamento. Una riduzione calorica del 10-15% va però in contrasto con il consiglio fornito spesso da molti esperti di consumare almeno 5 pasti al giorno. Farne 5 o 6 può avere dei vantaggi perché permette di evitare degli esagerati picchi di glicemia e di insulina dopo un ricco pasto, ma mantiene il corpo costantemente in fase anabolica, portando ad un eccesso calorico se non si fa attenzione. Per questo motivo è davvero complesso effettuare una riduzione calorica più che salutare del 10-15% mangiando almeno 5 volte al giorno. Poi vi è un altro fattore che spesso sottovalutiamo. I nostri geni sono più adatti ad un modello di alimentazione caratterizzato dall'alternanza tra periodi di abbondanza e periodi di digiuno o quasi digiuno, anziché ad una restrizione calorica costante oppure una costante assunzione di alimenti. Dunque, astenersi dal cibo potrebbe essere funzionale al nostro organismo, ma in quale modalità? Analizziamo le principali tipologie di digiuno da poter praticare. Il più popolare è il digiuno intermittente. Quello maggiormente praticato è il famoso 16-8, ovvero 16 ore di astensione dal cibo e 8 ore in cui si può mangiare. Nelle 16 ore andrebbe consumata solamente acqua e generalmente si salta la cena oppure la colazione, sfruttando le ore notturne come digiuno. C'è chi nelle ore di digiuno beve delle tisane o del caffè senza zucchero. L'importante è che non si assumano cibi che possano sollecitare l'insulina, come ad esempio una spremuta. In realtà non si tratta di un vero e proprio digiuno, ma dopo vedremo bene i motivi. Resta comunque un'ottima pratica perché permette una riduzione delle infiammazioni croniche generate soprattutto dall'interruzione della stimolazione continua dell'insulina. Stimolazione che avviene al termine di un pasto, quindi meno pasti, meno sollecito insulina. Questo digiuno è in grado inoltre di migliorare il nostro microbiota, regolare la pressione sanguigna, ridurre i trigliceridi, il grasso viscerale ma anche molto altro. Altre tipologie di digiuno intermittente sono le diete OMAD, dove si mangia una sola volta al giorno. Oppure c'è il digiuno a giorni alternati. Ad esempio, dopo la cena del sabato alle 20 di sera si salteranno tutti i pasti della domenica e si ricomincerà a mangiare il lunedì a colazione alle 8 e così via. In questo modo avremo digiunato 36 ore. Infine ci sono i digiuni prolungati che durano ben oltre le 36 ore. Questi ultimi, se non li hai mai effettuati, richiedono una supervisione medica, almeno la prima volta. Personalmente io l'ho fatto autonomamente. Queste pratiche si possono attuare autonomamente in maniera sicura, dato che l'uomo può sopravvivere senza cibo per diverse settimane. Faccio riferimento ovviamente al cibo solido, perché l'acqua è essenziale dopo pochi giorni. Non ci crederai, ma il record mondiale di astinenza da cibo solido ammonta a 382 giorni. Ti ricordo che racconto esclusivamente mie conoscenze ed esperienze. Valuta con il tuo medico se tu sei nelle condizioni di poter digiunare. Ma ora torniamo a noi. Prima di analizzare gli enormi benefici che il digiuno può generare per il nostro organismo, è importante comprendere prima la fisiologia del digiuno. Spero di essere meno tecnico possibile e se qualcosa non ti è chiaro scrivimelo nei commenti.
Al termine di un pasto, la glicemia e l'insulina aumentano, spingendo il glucosio all'interno delle cellule. L'eccesso di glucosio viene convertito poi in grasso di riserva. Al termine della digestione, la glicemia e l'insulina diminuiscono, stimolando nuovamente la fame. Se ignoriamo quel segnale, astenendoci dunque dal cibo, il corpo attingerà dalle riserve di glicogeno nel fegato per mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue. Se il digiuno prosegue, l'organismo comincia ad utilizzare le proteine presenti nel corpo per la produzione di nuovo glucosio, creando la cosiddetta gluconeogenesi. Ciò accade gradualmente, prima che si esauriscano completamente le riserve di glicogeno, ovvero dopo circa 24-36 ore di digiuno. Successivamente il corpo inizierà a passare in una fase chiamata chetosi. Questa rappresenta una grande svolta benefica perché il nostro corpo inizierà ad utilizzare i grassi come fonte principale di energia. Solamente il cervello e poche cellule dipendono in questo momento ancora parzialmente dal glucosio. Proseguendo col digiuno, l'utilizzo dei grassi aumenta progressivamente, con quasi il 90% della spesa energetica totale coperta dai lipidi. Il corpo però ha bisogno ancora di una piccola quantità di glucosio. Cosa accade dunque? L'organismo è talmente meraviglioso che riesce a produrlo da sé, attraverso il glicerolo che viene rilasciato durante il metabolismo dei grassi. Questo processo, noto come conservazione delle proteine, consente al corpo di non demolirle per produrre nuovo glucosio. Questo punto è fondamentale per comprendere davvero il significato di digiuno. Se ricordi prima ho infatti affermato che il digiuno intermittente 16-8 non è paragonabile ad un vero e proprio digiuno. Vediamo esattamente i motivi. Mentre il digiuno intermittente riavvia continuamente il processo di demolizione delle proteine, il digiuno prolungato passa una sola volta attraverso questa fase. Non demolirà più le proteine, ma agirà sui grassi. Questa distinzione è importante perché il digiuno intermittente può portare ad una maggiore demolizione proteica rispetto al digiuno prolungato. Infine, per parlare effettivamente di digiuno è necessario che avvenga lo step che citavo ad inizio puntata. Faccio riferimento al passaggio dall'attingere dalle riserve di glicogeno alla produzione di nuovo glucosio. Per fare ciò non sono sufficienti solamente 16 ore di digiuno. Di conseguenza il digiuno 16-8 non è un vero e proprio digiuno. Analizziamo a questo punto il beneficio primario che si ottiene attraverso un digiuno prolungato. Sto parlando dell'autofagia, ovvero l'eliminazione delle cellule malsane. Come abbiamo visto, durante il digiuno il corpo si trova nella necessità di recuperare proteine e altri nutrienti essenziali per mantenere le funzioni vitali. Questo processo, chiamato autofagia, porta il corpo a fare un vero e proprio riordino, smontando tessuti e cellule danneggiate per recuperare ciò di cui ha bisogno. Si tratta di una pulizia di primavera interna che non avviene mai se continuiamo ad alimentarci. Più si prolunga il digiuno, più è efficace il processo di autofagia. Immagino però che ti starai chiedendo, non rischio di indebolirmi digiunando per un periodo prolungato? Durante questa astensione dal cibo, il corpo perde ovviamente del peso a causa dello svuotamento del tratto digerente e la perdita di acqua trattenuta. Anche la massa magra può subire una perdita temporanea di volume, principalmente a causa della demolizione proteica nelle prime fasi del digiuno. Tuttavia, il numero di cellule rimane invariato e la massa muscolare persa durante il digiuno viene rapidamente recuperata quando si riprende l'alimentazione normale e l'attività fisica. Un fattore importante dell'autofagia che ci tengo a far notare è che porta a farci risparmiare energia per soddisfare le esigenze più urgenti. Si potrà riscontrare un temporaneo indebolimento del sistema immunitario, poiché alcune cellule vengono utilizzate per il riciclaggio delle proteine. Una volta terminato il digiuno, però, il sistema immunitario risulterà rigenerato e potenziato. Un effetto positivo che si riscontra durante il digiuno è un aumento della lucidità mentale, ma sottolineo anche l'assenza di voglia di mangiare, al contrario di quello che si possa pensare. Prima di concludere, vediamo quali sono gli altri tangibili benefici che si possono riscontrare attraverso il digiuno. Esso può portare miglioramenti nelle malattie cardiovascolari e patologie autoimmuni, come ad esempio l'artrite reumatoide. Si è dimostrato efficace nel migliorare la memoria, prevenire il declino cognitivo e ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson.
Può contribuire ovviamente a perdere grasso, ridurre la glicemia e migliorare dunque la sensibilità all'insulina. Inoltre può normalizzare la pressione sanguigna, diminuire l'infiammazione cronica e potenziare il sistema immunitario. Per quanto riguarda la protezione contro il cancro, il digiuno può influenzare diversi meccanismi protettivi, inclusi l'autofagia delle cellule tumorali e la riduzione dei livelli di zuccheri nel sangue, punti cardine per la crescita tumorale. Il digiuno può certamente apportare i benefici che abbiamo appena visto, ma non è una pratica miracolosa. Non sarà sufficiente digiunare di tanto in tanto se abitualmente il nostro stile di vita e alimentare risulta scriteriato. Per quanto riguarda l'autofagia ed il vasto mondo dell'antinvecchiamento, ti ricordo che ho realizzato una playlist in continuo aggiornamento che puoi visionare cliccando qui accanto. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.